Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Lancia Y 1200 modello 2003-2011. Andiamo a sostituire un manicotto del liquido refrigerante. Ve lo faccio vedere. In pratica si tratta di quel manicotto lì che funge anche da raccordo. Ma non solo, se vedete dove c'è quella vite, è chiaro, quella non dovrebbe stare lì. Ci dovrebbe essere un piccolo rubinettino che permette lo spurgo dell'impianto di raffreddamento. Essendo in plastica col tempo si sarà danneggiato e allora per ripararlo e ovviare al problema qualcuno precedentemente ha fatto questa modifica. Vi faccio vedere di che raccordo si tratta. In pratica questo qui è quello nuovo, ecco qua, vedete? Abbiamo due manicotti da un lato e altri due dall'altro, uno un po' più lungo e uno un po' più corto, e qui sopra c'è la valvolina, il rubinettino che vi dicevo prima. Questo è in metallo, quindi molto meglio rispetto a quello originale in plastica. Non è nient'altro che un bullone che si avvita. Ad ogni modo iniziamo subito il lavoro, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Iniziamo per comodità rimuovendo la copertura al di sopra del motore, la cassa filtro. Velocizzo le immagini perché l'abbiamo già visto diverse volte. Ed ecco, rivediamo il nostro manicotto da sostituire, il nostro raccordo con la valvolina. Bisogna liberarlo da 4 punti. 2 sono dal lato del vano motore che entrano appunto all'interno dell'auto, mentre altri 2 sono lato motore. Un manicotto va al sensore della temperatura, l'altro in pratica passa a sinistra del motore per posizionarsi nella parte anteriore. Iniziamo allargando e rimuovendo le due fascette presenti lato vano motore. Ovviamente ce ne sono due, una a destra e una a sinistra. Quest'altra invece è un manicotto lato motore ed è appunto quello del sensore della temperatura. Tra parentesi, in un prossimo video andremo a sostituirlo. Lato anteriore del motore invece procediamo a sganciare questo passacavo, questa fascetta in plastica in modo da liberarla. Ce n'è un'altra identica qui sotto. Qua sotto c'è un'altra fascetta che ovviamente non riesco a farvi vedere. Comunque qua dove ho l'indice sotto c'è la stessa fascetta di questa. Eccola, l'ho appena aperta, se si riesce a vedere. Questa fascetta va aperta. Ora manca l'ultima fascetta metallica che sarebbe quella a sinistra. Vediamo se si riesce ad accedere sollevando l'auto, quindi da sotto. Ecco qua, sì, decisamente c'è molto spazio. Come potete vedere, una l'ho già tolta dal varomotore, era comodo anche farlo da sotto, mentre l'altra è comodissima farla da qui. Ecco qua,
aperta anche l'ultima fascetta. Poniamo al di sotto un recipiente e possiamo sfilare i nostri due manicotti. Sfilati i due manicotti che vanno all'interno del vano motore, più precisamente nel radiatorino all'interno dell'auto, sganciamo il manicotto lato motore agganciato al sensore della temperatura. Ripeto, in un prossimo video lo andremo a sostituire perché già da qui si intravede che vi è una perdita. Per quanto riguarda il manicotto nella parte anteriore del motore, siccome è abbastanza incollato, per facilitare l'uscita ho fatto un piccolo taglio in modo che il tubo si potesse allargare, perché tanto ovviamente è da buttare, abbiamo quello nuovo. Questo è il raccordo nuovo con i suoi 4 manicotti e procediamo a installarlo. Ed eccoci qui, questa fascetta è messa a posto, quest'altra fascetta in plastica passacavo stretta anche, così come la stessa che c'è lì al di sotto l'ho chiusa, messa a posto. Identica cosa per quest'altra fascetta appena stretta con una chiave da 7. Ora mancano solo le ultime due fascette, una di qua e una di là. È molto comodo farlo da sotto l'auto. Eccoli lì, comodissime quelle fascette metalliche. Bene, adesso non ci resta che rimettere la nostra cassa filtro. Ovviamente dobbiamo inserire il liquido, riempire il circuito di raffreddamento ed effettuare lo spurgo. È chiaro, per tutta l'operazione ho fatto un video dedicato.
Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!